Cos'è il massaggio hot stone e quali accorgimenti dobbiamo usare durante questo tipo di massaggio? Lo vediamo nel video tutorial di oggi. Ciao, sono Roberto, il vostro tutor di massaggi. Oggi vedremo cosa ci serve per eseguire un massaggio hot stone e quali accorgimenti dobbiamo usare per eseguire il massaggio stesso. Innanzitutto, cos'è il massaggio hot stone? È un tipo di massaggio molto antico che unisce le proprietà terapeutiche del fuoco, e cioè del calore in generale, e delle pietre. Quale pietre usiamo? Usiamo delle pietre vulcaniche, basaltiche o diletti di alcuni fiumi. Si usano molto le pietre, per esempio, del fiume Gange. Allora, parliamo di hot stone, massaggio con pietre calde. Innanzitutto, cosa ci serve? Quali sono i materiali occorrenti? Sicuramente una pentola professionale per il massaggio hot stone. Questa è la pentola che andrà riempita d'acqua e poi con la spina della corrente l'acqua verrà scaldata. Il mio consiglio è quello di comprare una pentola per hot stone che abbia, come la mia, un termostato regolabile. Ci sono alcune pentole che hanno magari una regolazione a scatti, quindi dalla posizione 1 alla 2 alla 3 alla 4 alla 5. Io consiglio proprio che abbia un termostato regolabile a nostro piacimento, perché la giusta temperatura è importantissima in questo tipo di massaggio. E poi ovviamente abbiamo le pietre. Queste sono pietre vulcaniche. Le pietre devono essere di diverse dimensioni, come vedete. Ce ne sono da più grandi, che possono essere utilizzate anche solo per essere tenute, magari dopo lo farò vedere, sui palmi della mano, nella zona lombare, sotto la zona lombare o anche sulla pianta dei piedi. E poi ci sono delle pietre via via sempre più piccole. Queste, per esempio, di questa dimensione si chiamano pietre palmari e servono proprio perché si adagiano sul palmo della nostra mano, e possiamo andare a lavorare in maniera sincrona con entrambe le mani, con due pietre sul nostro cliente, senza andare ad agire con pietre troppo grandi, che sono anche più pesanti e quindi rischiano anche un pochino di fare male. Poi abbiamo pietre ancora più piccole, un pochino più piccole, dove possiamo usarle, si dice a puntello. Ci sono anche proprio pietre che sono basaltiche, che sono fatte in maniera di essere cilindriche, quindi si chiamano proprio pietre a puntello, per andare a lavorare intensamente su zone più o meno contratte, magari della schiena o delle gambe. E poi abbiamo delle pietre piccolissime che servono essenzialmente per essere messe tra dito e dito del piede, e dopo vi farò anche vedere come. Consiglio anche un'ulteriore cosa. Come vedete, io dentro la mia pentola professionale per hot stone ho inserito un panno sulla base della pentola. Perché? Per due motivi. Per non rovinare le pietre che con l'acqua calda e toccano la base calda della pentola a lungo andare si possono un pochino rovinare, ma anche per andare a eliminare uno dei fattori importanti del massaggio con le pietre calde, e cioè il rumore. Se io adagio una pietra sul panno, ovviamente non sentiremo nulla. Se io continuo ad adagiare pietre sulla base senza il panno, sentirò un continuo rumore, anche perché ovviamente queste pietre hanno la caratteristica di mantenere a lungo, per un certo periodo, il calore. Qui parliamo di 15-20 minuti almeno per questo tipo di pietre che ho io, ma poi durante il massaggio andranno cambiate. Qual è il segreto infatti dell'hot stone? È quello di cercare di spostarci il meno possibile, cioè dobbiamo capire il momento giusto quando le pietre dovranno essere sostituite, cioè le pietre che si sono freddate dobbiamo sostituirle con le pietre che sono a scaldarsi. Ovviamente questa cosa non va fatta 20 volte, 10 volte durante il trattamento, perché rischiamo di fare su e giù
tra il cliente e la pentola, che comunque deve sempre stare vicino a noi. Quindi veramente questo è un segreto che comunque si impara con la pratica, piano piano, facendo esperienza. Secondo me sostituire le pietre massimo 3 volte già è quasi troppo, va benissimo, almeno un paio di volte può bastare. E un altro consiglio che vi do è quello di come mettere le pietre dentro la pentola. Ovviamente durante un massaggio noi massaggiamo più o meno quasi al buio o comunque con una luce soffusa, quindi anche se gli occhi poi piano piano si abituano a questo tipo di luce, non abbiamo la possibilità di vedere proprio in maniera cristallina le pietre dentro la pentola, tra l'altro sono anche scure, e quindi qual è il consiglio che volevo darvi? È quello di metterle ovviamente vicine in base alla loro altezza, alla loro grandezza. Quindi magari da un lato comincerò prima del massaggio a inserire tutte le pietre grandi, e ovviamente adesso non vi faccio vedere che metto tutte le pietre, e poi magari dall'altro lato rispetto alle pietre grandi metteremo le pietre piccoline. Questo almeno ci faciliterà il loro ritrovamento nella fase del massaggio in cui dobbiamo andare a sostituirle e a prenderle di nuovo calde. Ovviamente poi le mediane le mettiamo in mezzo. Ora andiamo a vedere alcuni accorgimenti durante proprio il massaggio hot stone. Ok, dopo aver parlato della pentola, hot stone e delle pietre, adesso vi farò vedere solo qualche piccola tecnica base e qualche accorgimento che dobbiamo seguire durante un massaggio hot stone. Innanzitutto tanti pensano che massaggiare con le pietre calde sia solo l'unica cosa da fare durante questo massaggio, ma invece il massaggio stone prevede comunque sempre prima dell'applicazione delle pietre dei movimenti, dei passaggi a mani nude per preparare il corpo, proprio come noi stessimo facendo su un normale massaggio rilassante. In questo caso andiamo a fare la schiena, a vedere qualche piccolo passaggio sulla schiena. Quindi praticamente io prima di fare i movimenti con le pietre, l'olio adesso l'ho già un po' messo e preparato, ne aggiungo solo un pochino e inizio a scaldare la schiena con dei movimenti di sfioramento profondo abbastanza veloci. E poi dopo, appunto, una volta che ho preparato la parte da trattare, inizio a usare le pietre. Vi ho fatto vedere appunto pietre di misure diverse, chiaramente tenete sempre a portata di mano la pietra, ovviamente vicino a una presa dove non dovete spostarvi e andare via dal cliente per poter prendere le pietre, perché un'altra delle cose fondamentali è quella di sostituire al momento giusto pietre che si raffreddano, come per esempio in questo caso l'ho messa sul palmo del mio cliente, ma anche di quelle che vado a usare. Quindi non possiamo sempre fare su e giù, ma dobbiamo usarle finché hanno quel minimo di calore indispensabile che risulta gradevole. Quindi pentola vicino a voi, comincio prendendo le prime 2 pietre, sono 2 pietre grandi. Allora, cosa cercare di non fare durante un massaggio hot stone? Questa cosa qui, far scontrare le pietre, perché per il rumore che risulta fastidioso. Se io, come vi faccio vedere adesso, faccio questi movimenti in questa maniera, per dire dei cerchi, e ogni volta le mie 2 pietre si vanno a scontrare, chiaramente capite che non risulta gradevole. Quindi attenzione quando usate 2 pietre contemporaneamente cercate di non farle scontrare. Poi ovviamente durante un massaggio può succedere 1 o 2 volte, non è un problema, ma ovviamente non deve essere di continuo. Quindi in questo caso ho preso 2 pietre grandi perché magari vado a trattare i paravertebrali, quindi appoggio semplicemente il palmo delle mani sulle pietre e spingo,
Poi per esempio qua sulla zona lombare posso prendere le pietre in posizione di taglio, si dice, e con dei circhioletti possiamo andare a trattare la zona lombare. Cioè il massaggio stone è anche un massaggio abbastanza libero. Io quando faccio il corso sì, ho una dispensa, seguo una scaletta, ma poi dico sempre ai miei corsisti che si può ovviamente personalizzare, perché le manovre comunque sono molto semplici e basiche. Quindi in questo caso vedete, poi ho ripreso di piatto le mie pietre, sto facendo la zona lombare in maniera più ampia sicuramente. Poi posso fare anche qui dei sfioramenti su tutta la schiena che si ripetono. Chiaramente parto dalle scapole, vado sui paravertebrali e torno su, mi allargo un po' sulle spalle. Posso mettermi in posizione omolaterale e fare degli 8 prima su un fianco e poi sull'altro. Posso lavorare un pochino di taglio anche qui, dipende se sentiamo delle piccole contratture. Insomma, possiamo fare tante cose con queste pietre. L'importante appunto è quello di cambiarle al momento giusto, perché magari facciamo finta che adesso si stavano raffreddando, quindi le rimettiamo, le riponiamo subito nella pentola a scaldare e ne prendiamo altre 2. Io adesso ne prendo 2 più piccole, dove in questo caso vedete la grandezza minore rispetto alle pietre che ho preso prima, quindi magari con pietre più piccole possiamo andare a lavorare, a soffermarsi su punti più specifici, meno ampi ovviamente. Posso andare a lavorare con queste 2 pietre per esempio di taglio sulla zona del trapezio, andarmi a concentrarmi anche solo sulla parte destra del trapezio, la parte destra del cliente e la sua parte sinistra. Vedete adesso l'ho scontrata anch'io, l'importante, ripeto, che non succeda tantissime volte. Oppure posso anche andare poi a lavorare le braccia con dei movimenti rotatori, insomma possiamo sbizzarrirsi. Il segreto, che poi non è un segreto, è l'accorgimento per l'hot stone, è proprio quello di cercare di cambiare le pietre al momento giusto, quando si stanno raffreddando, sia quelle che sono fisse sulla persona, perché per esempio io l'ho messo sul palmo delle mani del mio cliente, ma posso metterlo magari in posizione supina dietro la zona lombare, sotto sul palmo dei piedi, tra le dita dei piedi con le pietre quelle piccoline, posso metterlo sotto al trapezio anche in questo caso, ma soprattutto in posizione supina sotto al trapezio. 2 belle pietre grandi, insomma, sono molto piacevoli. Ripeto, la difficoltà sta solo a cercare di ottimizzare i tempi di quando noi andiamo a cambiare le pietre. Quello è, diciamo, l'unico accorgimento, l'accorgimento più grande che dobbiamo avere durante un massaggio hot stone. E poi, ripeto, quello anche del rumore, perché risulterà chiaramente non piacevole. Vi ho detto appunto che è un massaggio che va iniziato ogni volta che iniziamo una manovra. Io preparo la parte che vado a trattare prima con l'olio e poi con le mie mani, e poi vado a usare le pietre. Ricordatevi sempre di aggiungere nell'acqua sulla pentola hot stone un po' di olio da massaggio, proprio per aiutare le pietre a scivolare maggiormente, ad avere meno frizione. Quindi questi sono gli unici 2 accorgimenti che volevo dirvi per quanto riguarda l'hot stone. Se vi interessa fare questo bellissimo corso che dura un giorno, contattatemi tramite telefono o visitate il mio sito, sempre www.mycorsidimassaggio.it. Bene, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Fatemi sapere attraverso i vostri commenti cosa ne pensate del video, e se vi piace il mio metodo di insegnamento visitate il mio sito internet www.mycorsidimassaggio.it e la mia pagina Facebook Corsi di Massaggio di Roberto Gaglieti.
Nella prossima puntata vedremo come eseguire un massaggio sportivo alle gambe prima di eseguire un'attività fisica. Ciao e alla prossima!